Siamo al terzo quesito, tralasciando il tema spinoso delle diverse interpretazioni. Vi chiedo ora se esistono traduzioni bibliche che non sono condivise da tutti e se ci sono, quali sono le traduzioni più contestate o contestabili. Ma allora, per evitare ovviamente delle discussioni che sarebbero intanto non fattibili in tempi come questi e che si protraggono da tempo, per esempio prima si parlava del plurale degli Elohim eccetera, quindi diciamo non fa parte della domanda perché lì il tema è molto interessante, ma non fa parte della domanda perché non è una traduzione contestata o contestabile, sarebbe veramente, lì è una chiave di lettura. Anche grammaticale, eccetera, con tutta una serie di esempi ben precisi, eccetera. Ma ci sono delle traduzioni che sembrano palesemente non vere. Potrei fare tanti esempi, per esempio non so, dei verbi che al plurale vengono tradotti al singolare quando non ce ne sarebbe apparentemente bisogno, tipo Genesi 20:13, Genesi 35:7, dove appunto si dice che ad Abramo si sono presentati degli individui, il verbo in ebraico è il plurale, in italiano viene tradotto al singolare, mentre altri verbi al plurale vengono tradotti al plurale. E questo darebbe l'idea del fatto che quelle traduzioni tendono a far credere che lì si parli del Dio unico, universale, insomma del Dio del monoteismo. C'è per esempio una traduzione, e questa invece la cito perché, come dire, la documentazione non è soltanto mia, perché se lo dico io mi rendo conto che vale poco, ma cioè lo dico veramente, non è una battuta, lo dico veramente perché sono consapevole. Per esempio, non so, in Genesi 17, quando Dio, diciamo così, l'Elohim si presenta ad Abramo e gli dice: io sono Dio l'Onnipotente. Ora in ebraico c'è il Shaddai. E Shaddai viene tradotto con onnipotente. Ogni volta che c'è nella Bibbia viene tradotto, poche volte, ma viene tradotto con onnipotente. Ora, nella Bibbia di Gerusalemme, in nota, c'è scritto che la traduzione con onnipotente è inesatta, perché in realtà potrebbe significare, o traduciamo pure El con Dio, va bene, così non introduciamo discussioni inutili, o Dio della montagna, o meglio ancora, Dio della steppa. Ora, visto che nella nota della Bibbia di Gerusalemme c'è scritto che non significa l'onnipotente, io mi chiedo, perché in questo momento nel mondo si stanno stampando Bibbie dove ci sarà sicuramente scritto l'onnipotente? Perché nessuno ha nulla da dire su questo quando si sa che non vuol dire onnipotente? Io mi rendo conto, cioè il perché lo so, perché è chiaro che se nella Bibbia si scrive El della steppa, e prima il dottor Garrone diceva giustamente, no? Questo El, questa visione di questo El dei deserti, eccetera. Se si scrive El della steppa, i fedeli, come dire, quantomeno una domanda se la pongono. Come dice questo che è Dio, si presenta come Dio della steppa, il che vuol dire che non è il Dio delle montagne, non è il Dio delle acque, non è il Dio ma è il Dio della steppa. Ora, dico però, quella è una traduzione all'interno per la quale la stessa esegesi domenicana delle École Biblique di Gerusalemme dice che è sbagliata. Ma si sa e si continua a scrivere così. Poi ci sono i verbi che significano, per esempio, l'angelo che se ne va camminando e viene tradotto scomparve, sparì. C'è insomma altri verbi, che so, l'angelo cosiddetto, insomma Gabriele che si presenta a Daniele e che nella Bibbia c'è scritto arrivò volando leggermente. Ci sono i dizionari di etimologia ebraica che dicono, per la radice ebraica, arrivò essente affaticato di fatica. Ripeto, però questi qui magari si potrebbero per le radici, ecco, ma l'onnipotente è scritto che si sa che non vuol dire quello, invece si continua così. Ecco, queste sono le cose sulle quali secondo me sarebbe interessante e utile intervenire per dare un pochettino più di chiarezza. La validità di qualsiasi traduzione è molto relativa. Ogni traduttore sa bene di non poter essere totalmente fedele rispetto al testo originale. Ci sono numerosi elementi nel passaggio da una lingua all'altra, per quanto il traduttore possa essere capace, sono irrimediabilmente perduti, come il numero delle parole presenti nell'originale, oppure la resa di termini ambigui, che in ebraico sono uguali, mentre le traduzioni risultano differenti, giustamente. I maestri di Israele riconoscono all'ebraico una serie di caratteristiche uniche, che giustificano la sua scelta come lingua della rivelazione. Per questo, per esempio, considerano la traduzione dei 70 come una disgrazia per l'umanità.
visto che in quella traduzione redatta da ebrei, oltre ai problemi di qualsiasi traduzione, era stata effettuata anche un'operazione di mediazione culturale, perché certi aspetti presenti all'interno del testo non sarebbero stati comprensibili per un pubblico di lingua greca. La tradizione cristiana, per esempio, deriva alcuni aspetti fondamentali dalla traduzione dei 70, ad esempio Isaia 7,14, dove si parla della Alma, della giovane, che nei 70 diviene partero su una vergine, che partirà un figlio. Traducendo vergine in Isaia, come in molte traduzioni avviene, pertanto si vuole evocare la nascita di Gesù. Ma per la Bibbia c'è un aspetto ulteriore da tenere presente. Il testo originariamente non era vocalizzato. Sia la vocalizzazione che la divisione in versi, capitoli, cioè tutto quello che vedete nelle edizioni a stampa moderne, derivano dalla tradizione. Il testo non vocalizzato a sua volta genera senso. La tradizione serve a fissare dei termini ambigui che per via della mancanza della vocalizzazione possono essere letti in modi differenti, ma al contempo generano nuovi significati attraverso l'interpretazione dei maestri. La stessa considerazione riguarda la punteggiatura, che originariamente non era presente. Spostare una virgola all'interno del testo può cambiarne radicalmente il significato. Pensiamo ad esempio a Isaia 43, il testo ebraico recita Kol Koreh Bamidbar, no? Dove sta la virgola? Possiamo intendere questa frase come una voce chiama nel deserto, virgola, preparate le vie del Signore, oppure una voce chiama, virgola, nel deserto, preparate le vie del Signore. E qui dove mettiamo la virgola è importante per capire di che cosa stiamo parlando. E in ambito ebraico, i masoreti, in modo particolare quelli della scuola di Tiberiade, hanno fissato il testo nel modo in cui ci si presenta oggi. È molto significativo che quello che si chiama in italiano scritture, in ebraico si chiama mikra, si chiama lettura. Le traduzioni della Bibbia, in particolare quelle aramaiche, sono considerate già una prima interpretazione del testo. Alcune di esse, ad esempio il Targum Onkelos, è molto corretto, cioè cerca di rispettare il numero delle parole, per esempio, però fa delle operazioni di tipo intellettuale, ad esempio decide di eliminare gli antropomorfismi dal testo biblico, il che va bene, basta essere consapevoli di quello che abbiamo davanti. Altri si spingono oltre, ad esempio se pensiamo al Targum Yonatan, alta traduzione aramaica della Bibbia, troveremo già degli elementi all'interno del testo che sono in realtà estranei. In italiano l'unica traduzione completa disponibile in commercio fatta da ebrei e dall'ebraico è quella curata dall'Assemblea dei Rabbini d'Italia, per capirci, edizione della Giuntina, tradotta dall'ebraico con testo a fronte, promossa dal rabbino di Torino, Dario Di Segni, che è scomparso una cinquantina d'anni fa, che ha impegnato il rabbinato italiano per quasi un decennio, proponendosi come obiettivo quello di rendere fedelmente il senso letterale del testo. Questa traduzione è ampiamente utilizzata al giorno d'oggi. Un esperimento interessante negli ultimi anni è stato fatto qui a Milano da Moshe Levi, che ha tradotto il Pentateuco, integrando nella traduzione il commento di Rashi, ma chiaramente, vista la natura dell'integrazione, lo scopo principale dell'opera non era quello di riportare il senso letterale, ma un altro. L'importante è sapere cosa abbiamo davanti ai nostri occhi. Riguardando la traduzione della Bibbia e soprattutto le traduzioni che possono essere contestate, sono d'accordo con Mario che tante volte esistono incomprensibilità nei testi e soprattutto anche esistono degli errori fatti, ma non tante volte volutamente e tante volte un'interpretazione diciamo letterale di un traduttore che ha fatto la Bibbia. E su questo aspetto possiamo vedere tantissimi, diciamo, errori grammaticali e dal plurale al singolare, dal singolare al plurale, come diceva Mario nella Bibbia, e questi si possono assolutamente mettere a discutere e si possono analizzare in base, diciamo, a degli esperti teologici, anche diciamo anche uomini di scienza, ma anche traduttori come Mario e come tanti altre persone che possono fare delle traduzioni, visto che Mario ha fatto Mauro. Ma scusate, Mauro,
e ti ho battezzato, ti devo dare un agnello a Pasqua. Scusatemi. E dunque la traduzione della Bibbia tante volte nasce e dà interpretazioni sbagliate. Per esempio, vi do stamattina, oggi dopo la messa sono venuti degli amici che non li vedo, magari sono qua, sono venuti in chiesa, eccoli in fondo lì, e li spiegavo, per esempio, vi do un esempio. Ioann ha visto la Madonna, diciamo così. Arriva dopo di me uno e dice: ma cosa voleva dire questo? Ma non è Ioann, è Giona. Vedere la Madonna. Cosa vuol dire vedere la Madonna? Vuole vedere, ha visto la Madonna, vede la Madonna. E lui dice, Giona vuole vedere la Madonna. Arriva un altro e dice: ma che cavolo sta scrivendo questo qua? Che non ha nessun senso. Se tu guardi il testo sopra e sotto non ha nessun senso. Allora va a vedere i testi originali e dice: no, e non è Giona, questo è Giovanni. In latino, Giovanni, Ioannis in greco. Giovanni ha visto la Madonna, ma no, arriva un altro, dice Giovanni vedrà la Madonna. E dunque vedete, la traduzione va molto lontano dall'originale. Per esempio, Aristotele, 300 anni prima di Cristo, no? La più recente traduzione, l'anno 1100 d.C., un intervallo di tempo di 1400 anni. Dunque vedete anche, soprattutto i testi di Aristotele, tante volte sono stati contraffatti o tradotti male. Per esempio Tacius, anno 100 d.C., e un'altra traduzione anno 1100 d.C., una differenza di 1000 anni dell'originale alla traduzione. Dunque in questi 1000 anni si possono perdere i sensi delle parole, ma io credo che qui siamo tutti d'accordo, come diceva Mario, che tante volte si devono rivedere i testi biblici, e abbiamo qua un nostro amico che sta rivedendo, stanno rifacendo la traduzione della Bibbia protestante. Per esempio, nella mia lingua rumena la Bibbia è molto incapace da essere letta, perché usano ancora termini molto arcaici e la Bibbia in rumeno tante volte è abbastanza difficile anche per me, che sono teologo e sacerdote, capire i testi, soprattutto anche le parole che non si usano più. Dunque si fa rivedere un testo che tante volte si perde il senso della parola come onnipotente, che non c'entra nulla con il testo originale. Allora, prima parte potrei intitolarla "Stiamo tranquilli", nel senso che le traduzioni della Bibbia in italiano, perché la domanda mia parlava delle Bibbie che abbiamo nelle nostre case, insomma, a meno che abbiamo qualche Bibbia strampalata, insomma, normalmente se prendete la prima o la seconda edizione della CEI, una delle Bibbie riveduta, nuova Diodati, eccetera, eccetera, la nuovissima edizione delle traduzioni delle Paoline, che intanto è diventata vecchissima perché era degli anni 70, ma adesso ne stanno rifacendo un'altra col testo a fronte e delle note filologiche. Io la trovo, per i volumi che ho visto, eccellente. Dico, stiamo tranquilli che sostanzialmente tutte traducono il testo senza introdurvi chissà che cosa d'altro, con però dei problemi che dopo vi farò vedere. Certo, ogni tanto a mio avviso c'è un po' troppo di precomprensione cristiana nella scelta dei termini di certi passi dell'Antico Testamento. Farò degli esempi, non è che ci mettono Gesù, però si capisce che l'autore è un pio cristiano e quindi, potendo scegliere tra due termini, nella CEI c'è anche qualche nota, diciamo così, però sostanzialmente potete fidarvi, tanto più che quei casi in cui appunto siamo ormai tutti abbastanza avvertiti per che ci venga il dubbio. Io però voglio parlare di altre cose. Uno,
noi non abbiamo a oggi una edizione critica dell'Antico Testamento, c'è per il Nuovo Testamento alla 28esima edizione, non c'è ancora per l'Antico, cioè traduciamo tutti da un manoscritto della famiglia Ben Asher chiamato B19 perché sta alla biblioteca di Leningrado, semplicemente perché è il più antico manoscritto completo del Tanakh che noi abbiamo. Nel frattempo, allora, su alcuni passi, ha già detto il Rav che lo hanno vocalizzato i rabbini, anche qui stiamo tranquilli, perché la vocalizzazione, che è veicola anche un'interpretazione, è una standardizzazione, ma più di tanto non può cambiare, cioè non è che con le vocali ti viene un'altra Bibbia, non è che con le vocali hanno tolto Gesù dalla Bibbia e se mettessimo noi le vocali lo introduciamo. A quel punto no. E anzi nel XVI secolo si discuteva proprio tra grammatici cristiani, dice le vocali no perché sono uno strumento dei rabbini per dire la loro, e qualche pio protestante dice no, Dio ha ispirato anche le vocali, i Buxtorf, vabbè. Abbiamo i testi di Qumran, abbiamo manoscritti più antichi della traduzione greca, le scoperte di Qumran non apportano nessuna rivoluzione sconvolgente. Nel caso di Isaia è vero che ci sono 250 differenze, ma risibili. Pochissimi sono i casi. Quindi per Isaia possiamo dire che un secolo 2 prima di Cristo il testo consonantico era sostanzialmente quello che ci hanno dato i rabbini. Per Geremia e Samuele, per esempio, si è scoperto che a Qumran c'era in ebraico un testo che assomiglia di più a quello che avevamo col greco della 70, il che vuol dire che prima di Gesù, 2 secoli prima, probabilmente c'erano 2 testi ebraici di Geremia, uno più lungo e uno più corto. Sulle traduzioni io credo che il più grave difetto oggi delle nostre traduzioni sia, uno, di non avere delle note filologiche. Per esempio ci sono dei casi in cui noi non capiamo bene cosa vuol dire l'ebraico e ci arrabattiamo per tradurlo, magari traducendo con la 70. Vuoi mettere una nota e dirlo? Lo facevano le Bibbie del XVI secolo, non lo facciamo più oggi. Ci sono delle espressioni, che si possono legittimamente tradurre in 2 modi e chi ha a casa 2 Bibbie o 3 le può trovare tutte e 2. Vuoi mettere l'altra in nota per evitare al lettore l'impressione, dice io ho tradotto così, altri, cioè si può anche tradurre così, io stesso potrei anche tradurre così. E vi faccio 30 allora vi faccio 2 esempi in cui sono coinvolte anche le nostre Bibbie. Allora, nel Salmo 51 al verso 7, in tutte le Bibbie, ne ho posto 3 pagine di esempi. Leggete: nel peccato mi ha concepito mia madre, no, nel peccato mi ha partorito mia madre, nella colpa mi ha concepito. Voi vi immaginate che ci sia la solita sequenza ebraica normalissima, Vateled, Vatar, cioè Tizia Vatara Vateled rimase incinta e partorì, invertita perché l'orante sta parlando dal punto di vista della sua uscita e quindi dice mia madre mi ha partorito, anzi mi aveva concepito nel peccato. Invece in ebraico c'è scritto espressioni rare, rara la prima, rarissima la seconda. Nel peccato mi ha sgravato mia madre, nella colpa mi ha scaldato. E questo verbo scaldare è usato solo altre 5 volte per lo stratagemma di Giuseppe, che sapeva, quando le pecore erano in calore, come fargli fare gli agnelli bianchi e neri. Non juventini, erano del Toro gli agnelli di Giacobbe, sia ben chiaro. Allora, non vi dico la mia interpretazione, vuoi mettere però una nota che dica al lettore, cioè intanto vuoi tradurre mia madre mi ha partorito nella colpa e mi ha scaldato nel peccato, poi vuoi mettere una nota che è un'espressione insolita, potrei fare altri. Quindi sfondiamo una porta aperta quando diciamo che dobbiamo correggere molti errori delle nostre imprecisioni delle nostre traduzioni, alcune diciamo di natura teologica, altre volte semplicemente di sciatteria letteraria. Intanto bisogna dire che noi siamo in una condizione storica decisamente favorevole, perché per 2 ragioni, a me pare, a proposito dei testi.
Intanto abbiamo una possibilità di accostamento a codici originali, a letteratura elaborata su ogni rinvenimento anche di piccoli frammenti che era inaudita nel passato. Quindi questa base documentaria, storica di fondo, e questa tutto sommato, bisogna dire quel che sommativamente dicevi prima, che il testo della Bibbia è quello. Ci possono essere delle piccole discussioni, anzi eruditissime discussioni alcune volte, che però non toccano l'assetto complessivo della... Così ad esempio quando si veniva citato prima Qumran, no? Quando si rapportano i reperti di Qumran con i testi che sono giunti attraverso i manoscritti più accreditati, si trovano delle varianti che non inficiano oltre assolutamente il massimo 1,5%, ma neanche, forse lo 0,4-5%, neanche, oggetto di discussione. Quindi siamo in una situazione di capacità elaborativa di confronto sul testo, ma c'è subito un'altra ragione anche, che abbiamo una mentalità oggi comunicante dal punto di vista scientifico, per cui nessun traduttore serio oggi, che sia ebreo, che sia cattolico, che sia protestante, si permette il lusso di fare sue interpretazioni senza consultarsi prima con la comunità, diciamo, scientifica degli esperti. Quindi giustamente io condivido pienamente il fatto: pigliate qualunque traduzione, è ok, salvo forse quelle che sono condotte ideologicamente, cioè che mutano il testo intenzionalmente, e ce ne sono alcune, ma queste sono settarie. Ad esempio quando portano delle spiegazioni tra parentesi dentro il testo della Bibbia, oppure quando volutamente traducono un testo modificando. Non scendo su particolari perché è molto odioso, senza la presenza di chi è interessato, dire chi, però attenzione che lì ci sta un'ideologia, ma è un'altra cosa. È un'altra cosa, è l'intenzionalità che dice che conta più l'idea che ho io che non il testo, e se il testo mi dice qualcosa di diverso, il testo lo cambio. E questa è una violenza, non è assolutamente accreditata alla stragrandissima maggioranza degli studiosi oggi del mondo. Volevo però riprendere, approfittando di cose che mi debbo trattare in base a ciò che sto seguendo io dal punto di vista anche del cristianesimo all'interno di altre culture, devo dirvi un piccolo particolare che può essere forse da questo punto di vista significativo nel contesto che stiamo trattando. Pensate, dunque i cinesi hanno tradotto la Bibbia, ma non stupiamoci, hanno tradotto già Heidegger, ve lo raccomando, in cinese, ma è una difficoltà grandissima perché il cinese è ideogrammatico, scrive l'idea, non il suono, ad esempio, di una parola. E pensate voi, per stare giusto all'inizio della Bibbia, in principio Dio creò. Queste tre parole non avevano equivalente in ideogrammi in cinese. Che fare? Ecco, questo è un esempio di come la traduzione può essere onesta in due direzioni, purché sia esplicita e chiara. E oggi mi pare che il modo con cui si traducono i testi ha questa correttezza di fondo, questa onestà di fondo rispetto alla Bibbia, per cui vale la pena di credere ai testi che abbiamo in mano. Allora, ad esempio, Dio, l'ideogramma che pareva più vicino era quello di Tien, quello della piazza Tiananmen, che vuol dire porta della pace celeste. Tien, ma Tien nella visione cinese, quell'ideogramma lì, se tu sbagli l'ideogramma, sbagli l'idea che hai, devi fare l'ideogramma giusto. Quel Tien lì non è il Dio della Bibbia, era il Dio che si poteva confondere con il cielo, era quel che diremmo noi oggi con linguaggio comune, specialmente delle tradizioni del nord Italia, era un supremo, ma un supremo che era identificato anche con una parte della realtà, cioè il cielo. Allora che fare? Due possibili traduzioni, oneste, tutte e due, oneste, a carte pulite. La prima era, siccome io ti voglio dire, traduttore, che l'idea che tu hai di Dio come cielo supremo non è l'idea che c'è nella Bibbia, allora io ti piglio il suono di come è il mio nome, in latino, loro si diceva, siamo nel 600, Deus, siccome è monosillabica dal cinese, T-I-S, o S, e ti metto questi suoni qua, ti metto degli ideogrammi con questi suoni. Tu cosa capirai? Capirai questo, che il Dio tuo, quel che ti dico io, il Dio mio non è il tuo Dio, perché è talmente strano che tu non ce l'hai nei tuoi, lo prenderai, io ti consegno questo messaggio, non è il Dio che tu hai quando scrivi cielo.
Dio. Ma la seconda traduzione era: adoperiamo degli altri ideogrammi cinesi per spiegare dentro quella parola che il Dio che io ti voglio annunciare è il Signore del cielo. Allora, adoperando ideogrammi cinesi, hanno messo del cielo Signore. Questo è ancora il modo con cui oggi i cattolici si chiamano in Cina, e sono i credenti del Signore del cielo, per dire così. Ma è onestà.